Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale Vigilia di Inter Bologna. Andiamo quindi a vedere cosa attenderci dalla partita di domani, cosa l'Inter dovrà fare meglio rispetto alla sfida di Supercoppa per non incappare di nuovo negli stessi errori e soprattutto per sfatare un po' quello che è diventato un vero e proprio tabù Bologna. Ecco, lo scorso anno il Bologna ci ha sottratto 5 punti tra andata e ritorno, qualche anno fa, ben ricordiamo, ci ha sottratto praticamente uno scudetto col famoso recupero del Dallara e poco più di 2 settimane fa praticamente ci ha tolto la possibilità di giocarci il primo trofeo stagionale. Quindi naturalmente ci sono delle situazioni, dei dettagli che vanno gestiti meglio, andremo a vedere anche quali. Poi vedremo le ultime anche per quanto riguarda le probabili formazioni del match di domani. Naturalmente prima di iniziare, come al solito, vi ricordo un bel like al video e l'iscrizione al canale. Sono davvero delle operazioni che non costano nulla né in termini economici né in termini di tempo, 2 semplicissimi click che però supportano tantissimo il canale. Andiamo subito alla lavagna tattica e partiamo dall'aspetto su come gioca il Bologna. Naturalmente ritroviamo un Bologna molto simile a quello che abbiamo visto in Supercoppa. Ormai la squadra di Italiano ha una sua ossatura, l'allenatore rossoblù ha costruito una squadra a sua immagine e somiglianza, con le sue idee tattiche, ed è un Bologna che per principi è davvero una squadra con le idee chiare, facilmente riconoscibile, facilmente assimilabile ai diktat dell'allenatore ex Viola. Iniziamo quindi con la prima costruzione. Come avviene? I due difensori centrali si allargano, si alzano i terzini e si abbassa uno dei due centrocampisti centrali, molto spesso lavoro che va a fare Moro. In questo modo cosa prova a fare il Bologna? Costruzione, come abbiamo detto, dal basso e prova con le uscite laterali. Ecco, molto spesso si va a sfruttare proprio questi terzini che si allargano o eventualmente gli esterni d'attacco che provano ad abbassarsi per fornire delle linee di passaggio. Arriviamo al primo punto. È un Bologna che invece, quando non riesce ad uscire dal basso con le linee laterali, non disdegna la verticalizzazione diretta. Ecco, è una squadra che cerca molto di andare in verticale, il che non significa che fa obbligatoriamente dei lanci lunghi, però è un gioco che non va tanto per linee orizzontali, si cerca di arrivare rapidamente dagli attaccanti. Quando vengono bloccate queste uscite dal basso, si prova anche a verticalizzare direttamente su uno degli attaccanti, non quindi obbligatoriamente Castro, anche perché non è una prima punta fisica. Forse la migliore qualità dell'attaccante rossoblù è proprio il movimento, quindi l'abilità di creare spazi, di svariare. Verticalizzazioni che possono essere anche sui calciatori che si trovano sulla tre quarti o sugli esterni d'attacco, quindi su Odegaard, su Orsolini, su Cambiaghi. Cosa può fare l'Inter? Un aspetto che aveva fatto molto bene all'inizio della partita di Supercoppa e che poi invece man mano è un po' calato. Provare il pressing. Un pressing alto come ha fatto in Supercoppa può mettere in difficoltà il Bologna, quindi anche un pressing portato un po' uomo su uomo. Per esempio si può alzare Zielinski, potrebbero alzarsi anche entrambe le mezzali. In questo modo il Bologna potrebbe sfruttare questo spazio che va a crearsi in queste zone di campo. Praticamente zone di campo che possono aiutare a servire appunto i calciatori sulla tre quarti. In questo modo, nel momento in cui il Bologna poi potrebbe andare a verticalizzare, quindi col pallone che arriva proprio in queste zone di campo, si vanno a creare dei duelli, quindi bisogna essere bravi o ad anticipare o a vincere le seconde palle. È un qualcosa che portò al primo gol in Supercoppa, o meglio all'unico gol che facemmo in Supercoppa, quindi essere bravi, essere aggressivi quando la palla arriva in queste zone di campo per poi verticalizzare rapidamente. Ovviamente pressing alto che è difficile da tenere per 90 minuti perché il Bologna tende a muovere tanto i calciatori, quindi magari i due centrocampisti possono alternarsi nell'abbassarsi. Come detto, si possono abbassare gli esterni d'attacco per fornire ulteriori linee di passaggio. Lo stesso Odegaard può abbassarsi nel metacampo. E quindi con tanti movimenti difficile tenere un pressing altissimo per 90 minuti, ovviamente sarebbe un dispendio fisico incredibile. E quindi l'Inter cosa potrebbe fare? Alternare questo pressing alto ad un pressing che va a disturbare la prima
costruzione con tanta aggressività però sulle corsie esterne, quindi se ecco non può fare un pressing uomo su tutti i calciatori del Bologna, però bloccare le uscite esterne, comunque cercare di costringere la squadra di Italiano a verticalizzare e poi avere la meglio anche per struttura fisica sui calciatori avversari o come detto sulle seconde palle, ecco poi vincere quelle seconde palle può aprire spazi a verticalizzazioni. Il Bologna che quando poi sviluppa l'azione va a sfruttare tanto le corsie esterne. In che modo le sviluppa? Ovviamente portando, ecco, facendo anche densità sulle corsie esterne, perché abbiamo i due esterni d'attacco che sono entrambi a piede invertito e quindi potrebbero convergere verso il centro del campo e i terzini che possono andare in sovrapposizione. Occhio, alcune volte potremmo trovarci magari l'esterno d'attacco molto largo, quindi a dare ampiezza, e il terzino in sovrapposizione interna. Questo andrà a sovraccaricare molto le corsie esterne e quindi lavoro importante che sarà anche i quinti, ecco, saranno chiamati a fare un lavoro importante. Luis Enrique, che sarà il titolare, sarà chiamato a fare un grandissimo lavoro anche in fase di non possesso, quando probabilmente ci troveremo a difendere, come spesso accade naturalmente, non è certo una novità a difendere in 5, con le mezzali che insomma dovranno essere bravi a recuperare palla e poi una volta recuperata verticalizzare rapidamente. Occhio ad un altro duello ed è questo qui praticamente, Akanji Castro. Ecco, secondo me per caratteristiche Akanji è l'uomo migliore, oltre al fatto che Acerbi ritorna dall'infortunio, quindi andrà in panchina, però Akanji è l'uomo migliore per tenere Castro, un attaccante molto mobile e ovviamente Akanji, ecco, è un calciatore bravo in marcatura ma soprattutto rapido. Occhio al modo di giocare di Castro perché può svariare e aprire spazi proprio per gli inserimenti, che siano i terzini che si alzano, che siano gli esterni che poi vanno a convergere verso il centro, insomma potrebbero crearsi degli spazi. Cosa l'Inter può fare però per mettere in difficoltà il Bologna? Innanzitutto, ecco, essere bravi nelle transizioni e quindi verticalizzare rapidamente, ma questo è un po' quello che succede sempre più spesso, ecco, nel calcio attualmente, cosa che ha sottolineato anche Chivu in conferenza stampa, essere bravi nel recupero palla, a volte anche il recupero palla alto, quindi col pressing, poi ecco, capitalizzare subito il recupero di palla nella metà campo avversaria. Ma occhio ad un'altra situazione. Il Bologna è una squadra molto aggressiva in fase di non possesso, sia nella metà campo avversaria sia nella propria metà campo. E quindi potremo trovarci dei duelli uomo su uomo quando ci troviamo, ecco, a gestire il pallone nella nostra metà campo, nella prima costruzione. Odegaard potrebbe andare a schermare Çalhanoğlu. Ottima l'idea di Zielinski, che è nettamente favorito su Mkhitaryan, perché l'idea del doppio play, come abbiamo visto anche contro l'Atalanta, può essere determinante per avere qualità in prima costruzione ed eludere il pressing della squadra avversaria. A volte, ecco, Zielinski è bravissimo anche sotto pressione, con dei controlli orientati ad evitare il pressing avversario e ad aprire spazi. Quindi un Inter che in queste situazioni, col Bologna che andrà al pressing alto, naturalmente anche in fase di non possesso la difesa del Bologna resta molto alta, potrebbe trovare delle soluzioni. Come? Innanzitutto col movimento dei centrocampisti si potrebbe aprire dello spazio, ecco, per andare a servire proprio i calciatori tra le linee. Una soluzione può essere, ecco, uscire bene nella prima costruzione, quindi tanta qualità, e poi cercare Lautaro che va a fare magari tanto movimento tra le linee, potrebbe allungare la difesa del Bologna. Appoggiare palla a Lautaro con Thuram bravo ad attaccare la profondità. Ecco, per sfruttare lo spazio alle spalle della linea difensiva del Bologna, Thuram è probabilmente la scelta ideale, però c'è un altro aspetto che potrebbe farci propendere per l'opzione Pio e andremo a vederlo. Profondità che si può sfruttare anche sulle corsie esterne ed in questo caso sarà determinante che il Luis Enrique, visto nel secondo tempo contro l'Atalanta, possa ripetersi. Ecco perché è una di quelle partite dove giocare ad una sola fascia metterebbe tremendamente in difficoltà. Se Luis Enrique riesce ad incidere come nel secondo tempo contro l'Atalanta, potrebbe essere una delle chiavi del match, quindi andare a sfruttare, ecco, lo spazio, la profondità sia per via centrale sia sulle corsie esterne. Ho detto ci potrebbe essere una soluzione con Pio. Perché? Perché l'Inter, qualcosa che abbiamo visto fare spesso anche nella partita di Supercoppa,
tende magari anche a verticalizzare direttamente sugli attaccanti. Il problema è che col 2 contro 2 che si va a creare con Lautaro e Thuram, Lukumi ed Egem sono molto strutturati fisicamente e quindi i due attaccanti potrebbero fare un po' di fatica anche a tenere palla. Con più Esposito, ovviamente, per quanto naturalmente i difensori del Bologna rimangano degli ossi duri nei duelli fisici, però è chiaro, Pio Esposito ha una struttura fisica diversa, potrebbe fare a sportellate col calciatore avversario, potrebbe tenere palla e allo stesso tempo poi potrebbe aprire spazi anche per gli inserimenti dei compagni di squadra. Cosa da fondamentale sarebbe, ecco, non cadere negli errori fatti nella partita di Supercoppa, dove una volta trovato il vantaggio l'Inter ha abbassato il ritmo, ma soprattutto ha abbassato il baricentro ed ha lasciato completamente il pallino del gioco in mano al Bologna per alcuni frangenti del match, soprattutto nel primo tempo, fino al gol del Bologna. Non che gli avversari avessero creato chissà che cosa, perché poi il Bologna nella partita di Supercoppa non creò grossi pericoli, però quando si abbassa il baricentro, si abbassa il ritmo e in alcuni frangenti poi si rischia di abbassare anche la concentrazione contro una squadra come il Bologna che è aggressiva, che ha qualità, può sempre nascere quell'episodio. Poi magari, ecco, si dà, diciamo, la colpa al singolo, come è stato in Supercoppa. L'errore di Luis Enrique in costruzione, Bissek che poi si è trovato a concedere il calcio di rigore, ma quando abbassi troppo il baricentro, quando lasci un po' il pallino in mano al Bologna, è chiaro che vai a correre questo rischio, è chiaro che poi può crearsi sempre l'episodio da un momento all'altro. Questo non significa che l'Inter dovrà giocare a 200 all'ora per 90 minuti, però ecco, dovrà evitare di abbassarsi anche nel caso in cui dovesse andare in vantaggio. Discorso diverso se dovessero essere invece gli ultimi minuti, dove, come abbiamo visto contro Genoa e Atalanta, magari chi ha optato anche per quel 5-4-1 che naturalmente dà più sicurezza, più solidità all'Inter, ma il discorso è diverso, quelli sono poi gli ultimi minuti. Ecco che qui, anche in una situazione del genere, potrebbe essere decisivo Pio Esposito, quindi se non dovesse essere dal primo minuto a partita in corso, secondo me è un'arma importante, perché anche qui magari col Bologna che sarà ancora più aggressivo, soprattutto se dovesse trovarsi in situazione di svantaggio, verticalizzare sul Pio Esposito che può tenere palla, contrastare fisicamente i difensori avversari, magari prendersi anche quel fallo, far salire la squadra, può essere importantissimo come calciatore. Quindi per me, ecco, Pio può essere una delle armi del match, che sia dall'inizio, come in realtà non dovrebbe essere, o a partita in corso. Arriviamo anche a quelle che sono le probabili formazioni della partita di domani, ci aiutiamo sempre con la lavagna tattica, naturalmente risistemando le pedine per avere anche un po', ecco, una visuale decisamente più chiara. Ovviamente pedine che avevamo sistemato in base a quella che può essere la lettura tattica del match. Inter che dovrebbe schierarsi ormai con la difesa che in questo momento secondo me è da considerarsi la difesa titolare, anche quando rientrerà Acerbi a pieno regime, al di là della situazione mercato con l'Al-Hilal. Credo che Bissek, Akanji, Bastoni forse è la migliore scelta per come sta giocando l'Inter attualmente, quindi Sommer tra i pali, appunto Bissek, Akanji, Bastoni. Luis Enrique e Di Marco sulle corsie esterne, per me scelta eccezionale quella di Luis Enrique, nel senso che innanzitutto non abbiamo tante alternative, perché Carlos Augusto non riesce a dare spinta, Diouf perde troppo in fase di non possesso, poi visto anche come ha giocato la seconda parte del match di Bergamo, giusto dargli anche continuità, magari in attesa che arrivi l'aiuto dal mercato col nome di Joao Cancelo. Barella, Çalhanoğlu, Zielinski attualmente in vantaggio e abbiamo visto perché potrebbe essere una grandissima scelta, oltre alla condizione di forma strepitosa del centrocampista polacco. Di Marco sulla corsia sinistra. Thuram, Lautaro in questo momento è la coppia d'attacco. Ecco, come abbiamo detto poc'anzi, Thuram può essere determinante per sfruttare la profondità, però insomma non vive un gran momento di forma, quindi io non disdegnerei neanche la scelta Pio Esposito. In quel caso potrebbe anche essere lui in alcune situazioni a fare un po' il lavoro di raccordo, quindi quando vanno a giocare in verticale i due attaccanti non sarebbe da escludere che potrebbero alternarsi Lautaro ed eventualmente Pio Esposito ad andare incontro, ecco, al centrocampo. Pio Esposito che secondo me, come detto, sarà comunque determinante a partita in corso. Bologna con Ravaglia, Olm in vantaggio su Zortea, Egem, Lukumi e Miranda, Pobega, Moro a centrocampo, Odegaard sulla tre quarti, anche se c'è un ballottaggio con Fabian, ma sembra
ecco, favorito, tra l'altro entrambi ex interisti, sembra favorito Odegaard, Orsolini da una parte, Cambiaghi dall'altra che in questo momento è in vantaggio sul Rove e Castro appunto ad agire da prima punta. Partita che secondo me può essere di fondamentale importanza anche perché superare un doppio scoglio come Atalanta e Bologna darebbe una spinta in classifica perché sarebbe una risposta importante alla vittoria del Milan ed eventualmente se il Napoli dovesse ottenere i 3 punti domani all'Olimpico contro la Lazio sarebbe una risposta importante anche per il Napoli e sarebbe una grandissima spinta dal punto di vista emotivo perché sono a tutti gli effetti 2 big match e naturalmente ecco farebbe poi affrontare il Parma e il prossimo big match, quello col Napoli di domenica prossima, con un piglio decisamente diverso. Bisognerà far tesoro di qualcosa che non ha funzionato come ci aspettavamo in Supercoppa, ma insomma è un Inter che in questo momento ha tutte le carte in regola per sfatare finalmente il tabù Bologna. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, ovviamente se secondo voi c'è qualche altro aspetto dal punto di vista tattico da analizzare, cosa vi aspettate invece dai singoli, quindi chi secondo voi potrebbe essere il calciatore determinante. Come al solito confrontiamoci nella sezione commenti e come sempre invece io vi lascio con un gran bel Forza Inter!